Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono nel Parco Nazionale d'Abruzzo e questo è un luogo veramente incredibile, fiabesco. Sono un po' emozionato perché è una delle prime volte che frequento questa zona. Devo essere onesto, il Parco Nazionale l'ho frequentato poco nel corso degli anni, ma c'è tempo per rimediare. La meta di oggi, guardate, è il Lago Vivo. Spero di poterci arrivare, circa 2 ore e 10 di cammino e si parte dalla strada che collega Barrea con Alfedena. C'è una curva dove si può lasciare la macchina, inizia il sentiero K6 e poi dopo poco, circa 5 minuti, 10 minuti di sentiero, c'è il bivio per il sentiero K4 e questo sentiero mi porterà sino al Lago Vivo. Poi vedremo come si evolverà il pomeriggio, vediamo anche un po' le condizioni del meteo. Ed oggi è sicuramente una giornata speciale perché per la prima volta mi approccio a questo sentiero, Lago Vivo, che è un posto che avrei voluto raggiungere da tanto tempo. Oggi finalmente, vista anche la bella giornata, ho deciso di mettermi un po' alla prova e cercare di raggiungerlo, ma è anche speciale perché OM System mi ha inviato questa macchina fotografica OM3. Guardate, sembra una macchina a pellicola e naturalmente è una macchina ideale per una fotografia leggera, per cui ho deciso di portarla. Però nello zaino ho anche una OM1 Mark II con un teleobiettivo, perché qui siamo in un'area protetta e sicuramente popolata di animali selvatici, per cui magari potrebbe essere possibile fotografare un po' di animali nel loro ambiente naturale. Ma prima di iniziare il sentiero di oggi, iniziare a camminare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video così non vi dimenticate poi nel corso della puntata. Rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente un'avventura indimenticabile. Broke my arm in December. We were running for the thrill. You turned in the canyon to the snowbank where I fell. Even still, I remember knowing she could feel it too. Was a mutual arrangement. We both knew what to do. She had a star on her forehead that was easy to find. When I let down her bridle, saw into her hazel eyes. We had a deep understanding, never had to use a bit. Sono sul sentiero K4 già da circa un'ora. Il sentiero inizia a salire costantemente. La salita non è molto erta, però è davvero molto costante, per cui l'impegno si fa sentire. Poi devo dire la verità, negli ultimi tempi non è che abbia effettuato grandi escursioni, per cui l'allenamento un po' mancava, però magari le gambe e la volontà sicuramente mi hanno aiutato a continuare a salire lungo questo sentiero, anche perché tra l'altro è davvero meraviglioso. A livello fotografico ho portato con me la OM3, la ultima uscita nel mondo di OM System. È una macchina micro 4 terzi ed è una macchina compatta, piccola, leggera, dal design leggermente vintage, infatti sembra quasi di essere tornati negli anni 70 con una macchina a pellicola. Richiama sicuramente il look delle vecchie OM4 e magari le OM1 a pellicola di Olympus. E questa macchina in realtà al suo interno nasconde tutte le caratteristiche della OM1, lo stesso sensore, le stesse funzioni, la stessa fotografia computazionale e lo stesso stabilizzatore, per cui credo che sia proprio una macchina ideale per essere leggeri. Magari non ha quel grip a cui siamo abituati nella fotografia naturalistica con l'impugnatura molto presente, però devo dire che essendo piccolina si maneggia molto bene, ci sono tutti i comandi qui sopra e insomma oggi cercherò di utilizzarla chiaramente non nella street photography, ma nella mia personale street photography, ovvero nella fotografia di montagna.
punto di interesse fotografico credo proprio sia questa zona qui, guardate, c'è un piccolo campo di pietre Carren, sono chiaramente questo è un fenomeno carsico, e infatti questo piccolo pianoro è di roccia, è completamente scavato nel calcare, guardate, si creano dei giochi bellissimi. Io l'avevo immaginato senza muschio, perché forse avevo visto delle fotografie in un periodo diverso dell'anno. In questo momento queste pietre sono ricoperte di muschio e l'ambiente non è eccessivamente colorato perché siamo alla fine dell'inverno, anzi veramente nei primi giorni della primavera, per cui la vegetazione ancora non ha ripreso e quindi la situazione è quella che vedete. Tra l'altro il sole oggi è abbastanza forte da quella parte e quindi la fotografia è un po' ineritente, però magari con questo obiettivo che è un 12-45, ovvero un 24-90, si riesce a creare qualche prospettiva un po' più interessante. Sono molto emozionato perché in circa 2 ore e mezza, 3 ore ho raggiunto questo posto, guardate, è semplicemente meraviglioso, meraviglioso. Sono davvero molto emozionato perché è una bellezza della natura che che avevo desiderato tante volte di raggiungere, ma per un motivo o per un altro, insomma, non ho mai trovato il giorno giusto, forse non ho mai trovato la voglia di mettermi in cammino e raggiungere questo posto. Il lago vivo, guardate, da quella parte lì c'è il Monte Petroso, credo anche il Monte Tartaro. Questa vallata è, non lo so, è qualcosa di molto simile all'Eden, è un qualcosa di simile al paradiso. È meraviglioso, non ho altre parole. Si chiama Lago Vivo perché è un lago di natura effimera, si forma principalmente in primavera quando le faglie d'acqua che sono qui sotto a noi sono piene dallo scioglimento delle nevi, l'acqua praticamente affiora e si forma questo lago, questo laghetto che è veramente uno spettacolo della natura. Io avevo visto delle foto, mi ero documentato, ho visto dei filmati, ma non pensavo fosse davvero un posto così bello. Ed io mi fermerò un po' qui, in silenzio, a scattare qualche fotografia. Magari spero possa anche avvicinarsi qualche animale selvatico, perché no, magari l'orso. Qui siamo nelle terre dell'orso marsicano. Sarebbe davvero un bel regalo. Io poi raramente mi emoziono, ma quest'oggi è davvero una giornata incredibile. Poi tra l'altro qui intorno è pieno di fioriture di crocus, per cui a livello fotografico c'è un po' da sbizzarrirsi. Speriamo che la luce mi aiuti, in questo momento è un po' forte, siamo intorno a mezzogiorno, però questi sono luoghi che devi raggiungere durante la giornata, è difficile trovarsi qui al tramonto, a meno che poi non si è davvero organizzati. Poi io tra l'altro non conosco la zona, per cui la prendo come un sopralluogo. Credo che in autunno sarà ancora più bello,
però forse mancherà l'acqua. E se siete arrivati fino a questo punto, mi avete accompagnato fino al Lago Vivo, questo è il momento di mettere un like al video se il video vi è piaciuto. A me sicuramente questa avventura sta piacendo davvero tanto. Per chi volesse sostenere il canale invece e aiutarmi a continuare a esplorare l'Appennino in luoghi che non conosco, può farlo concretamente andando a visitare la pagina su Buy Me a Coffee. Vi lascio tutto nella descrizione a questo video. Io mi tratterrò un po' qui, scatterò qualche foto e noi ci vediamo più tardi. Sono stato qui sulle rive del Lago Vivo per circa un'ora e mezza a scattare fotografie, a rilassarmi un po', godere di questa bellezza incontaminata. Siamo nel cuore del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, per cui c'è da aspettarsi una natura in grandissima forma, incontaminata, direi proprio così. Mi vorrei spostare da quella parte lì del lago, quindi costeggerò qui le rive, perché da quella parte dovrebbe esserci una fontana, una fonte degli uccelli, mi sembra che si chiami così, e lì ricaricherò un po' l'acqua e poi mi sposterò verso la Valle Fredda, che si trova proprio là in mezzo a quelle montagne. C'è un po' di neve, vediamo un po' come si può procedere. Ho lasciato la Fonte degli Uccelli e il Lago Vivo da circa una mezz'oretta, forse qualcosa di meno, e il sentiero qui inizia a salire in maniera abbastanza decisa e tra l'altro anche in mezzo alla neve, è una neve marcia qua di fine inverno, per cui bisogna fare un po' attenzione, un po' si sfonda, alle volte si scivola, è abbastanza impegnativo questo tratto di sentiero. Qui ho raggiunto un bivio che mi dice valico di Barrea da quella parte 2 ore e 30, che più o meno è dove dovrò tornare con la macchina, Lago Vivo di là, e da quella parte c'è un sentiero che va verso Selvabella, sentiero K3. Io devo continuare da questa parte e mi sto aiutando un po' con i segnali che trovo sugli alberi, un po' le tracce di altri escursionisti passati prima di me. La via del ritorno sarà sicuramente un po' più lunga e impegnativa di quella dell'andata,
però abbiamo ancora circa 4 ore di luce, forse qualcosa di più, per cui ho tutto il tempo per tornare alla macchina sano e salvo. Vediamo se si può visitare la Grotta dello Schievo, altrimenti tiro dritto e torno giù verso il valico di Barrea. Mettiamoci in cammino. Poco oltre il bivio con il sentiero K3 ho incontrato finalmente il punto di interesse fotografico che cercavo questa mattina. In effetti è molto simile, però questo è quello che cercavo. Guardate che formazione carsica, incredibile, davvero stupenda, guardate. C'è questi solchi nella roccia scavati, non so, sicuramente dal carsismo, non so se dall'acqua o da chissà quale fenomeno. Sicuramente questo è un esempio di carren, di campo carreggiato, ma dentro il bosco. Ricordate in autunno ero stato sulla Serra Leardi, sopra Scanno praticamente, non tanto lontano da qui, e c'era proprio sulla cima di questa montagna, c'era una formazione molto simile. Ma sicuramente qui è molto più caratteristico, qui in mezzo al bosco. Purtroppo la luce in questo momento è latita, non è proprio il massimo, anzi il meteo sta mettendo un po' male. Realizzerò qualche fotografia qui, purtroppo la luce non è proprio il massimo, per cui voglio provare questa caratteristica della macchina OM3, questa rotellina. Girando questa rotellina si può accedere ad una serie di simulazioni pellicola. C'è praticamente un profilo colore che chiamato drammatico, ed effettivamente lo è un bianco e nero veramente d'impatto. Cercherò di fotografarlo, vediamo un po' che cosa esce fuori. Sicuramente andrò a sfruttare queste linee guida verso l'albero lì in fondo con un colore bianco e nero veramente dai contrasti fortissimi. Vediamo che cosa esce fuori. Mentre ero a fotografare la vallata da quella parte, è arrivata una folata di aria fredda, gelida e un po' di grandine. E quindi ho iniziato a camminare anche in maniera molto veloce, speditamente, perché il meteo, insomma, questi giorni è un po' in evoluzione, stiamo aspettando una perturbazione molto, molto violenta, quindi oggi era una finestra di bel tempo, però ecco, vedo che proprio in questo momento è tornata un po' di pioggerella, diciamo. Non sono ancora molto preoccupato, forse secondo me è qualcosa più che altro portato dal vento, però sarà il caso di affrettarsi a scendere, manca ancora circa un'ora, forse un'ora un qualcosa. Il sentiero ormai è abbastanza comodo, sempre il sentiero K4, corre in mezzo agli alberi in questa faggeta abbastanza wild, infatti ci sono degli alberi rovinati a terra
bisogna un po' anche orientarsi, perché in questa vegetazione di fine inverno, con il colore un po' tutto uguale, bisogna fare attenzione molto ai segni che sono sugli alberi, quelli che non sono caduti, per cui bisogna un po' guardarsi intorno e cercare di non perdere il sentiero. Io andrò abbastanza spedito. Io magari mi fermo a fotografare qualcosa se ci sarà l'occasione. Rimanete con me perché non è detta mai l'ultima parola. E per me la fotografia negli ultimi tempi rappresenta anche una crescita artistica in qualche modo, per cui andare a fotografare cose che non ho mai approcciato, come per esempio questi bellissimi fiori con degli obiettivi macro, per me sicuramente è una crescita fotografica e rappresenta una sfida per trovare il mio stile in questo genere di fotografie. Forse avrei dovuto utilizzare un cavalletto per avere un po' più sotto controllo la composizione, però oggi io l'ho portato un cavalletto ed è rimasto attaccato allo zaino, ma credo che in queste situazioni così più escursionistiche forse il cavalletto sarebbe bene lasciarlo a casa per alleggerire un po' lo zaino. In effetti poi queste macchine fotografiche hanno una stabilizzazione davvero molto potente che ti consente di fotografare in maniera molto tranquilla, senza cavalletto e spesso anche con una luce un po' degradata, ecco, come per esempio in questo momento che è tutto piuttosto grigio. Ma arrivati a questo punto purtroppo è proprio giunto il momento di chiudere l'attrezzatura, rimettersi in cammino e anche in maniera abbastanza spedita, perché il tempo non lo vedo bene. In questi giorni arriverà sicuramente una brutta perturbazione. Ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate tutte le campanelle per non perdere i prossimi video fotografici ed escursionistici. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo genere di video così un po' più avventuroso, un po' più così nella natura. Qui dal Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!